onore e we are all just waiting for your lecture. Thank you, grazie. Thank you very much for inviting me to come and speak here. It's very wonderful to hear how much interest there is in narrative and narrative studies in medicine in Italy. One of the things that we think we know is that the interest in narrative is new in medicine, and one of the things I want to tell you is that it's not new, it's old, but we are rediscovering it. Stories always pose that question, what kind of truth is being told? And we remember as doctors that all medical data starts as an anecdote. Do you want to translate? Ok, Brian ci sta dicendo che la medicina narrativa non è una cosa nuova, ma è vecchia, cioè it's not new at all. E quando noi medici facciamo questo lavoro ci dobbiamo sempre chiedere, interrogare che tipo di verità ci sta venendo detta. So Arthur Frank, the medical sociologist from Canada, writes, stories always pose that question, what kind of truth is being told? Stories never resolve that question. Their work is to remind us that we have to live with complicated truths. E questa è una frase splendida. Le storie non risolvono problemi, ma ci ricordano che la realtà è un mondo estremamente complesso. But there are some interesting, more simple truths about narrative, which I will talk about briefly. This is a chart I made last week. It's from the Cochrane International Collaboration Database, and it's looking at all the mesh terms which have relationship with humanities and narration. And what you see here is that if you look at the sensory therapies, so if you look at music therapy, art therapy, or play therapy, there are over 1,000 controlled trials looking at the effectiveness of this form of therapy. If you look at narration, just narration alone, there are dozens of controlled trials looking at the importance of narration in medicine. Okay. Andando a fare un'analisi nel database della Cochrane Collaboration è venuto fuori che ci sono tantissimi studi controllati che riguardano tutto quello che è attinente, diciamo, alla narrazione, che sono altre forme, per cui l'arte terapia, la scrittura creativa e così via, per cui vuol dire che ci si sta muovendo in questa direzione. If we take just one study from that table, published very recently in the Annals of Internal Medicine this year. This is a study that looked at 300 Afro-Americans with controlled and uncontrolled hypertension, diagnosed and undiagnosed hypertension, and it randomized these patients to an interactive storytelling intervention on DVDs. The intervention was developed in their own culture and community versus continuing usual care. Ok, questo è uno studio che confronta 299 americani di origine africana, ipertesi, erano stati randomizzati a un trattamento, un intervento attivo di storytelling attraverso DVD, quindi attraverso soluzioni tecnologiche, verso la terapia usuale. And what they found after 3 months and 6 months of follow-up is that the intervention group who had the stories had a lower, significantly lower, with quite significance in terms of the confidence intervals, a lower blood pressure, a blood pressure that would be lower according to pharmacological standards. E questo è uno studio che dimostra che attraverso lo storytelling la pressione si abbassa. That's what I call something simple about narrative. But the rest of my talk is more complicated. Sì, I know. Because most of the interest in narrative is about the construction of narrative by the patient and the construction of that narrative
by the doctor in conversation, in consultation, in the medical record, and in the case history in publication. That's a very complicated scenario. È uno scenario molto complicato perché è fatto da una continua rielaborazione del medico nella fase del percorso della malattia. Roland Barthes says that narrative has always been here. It's transnational and it's transhistorical, that it probably is a presupposition for understanding the world. And one simple definition of narrative is that it's what arises when someone tells something, that someone tells somebody that something happened. Ok, Barth ci dice che la narrazione è transnazionale e transistorica, per cui è un modo di pensare comune, universale, potremmo dire così. And that's complicated because there's many ways of telling something to somebody else. Il problema è che ci sono molti modi di dire le cose agli altri. So narratives depict something about our lives in time, but they also represent something from the inside as well as from the outside. So we have two perspectives, and those perspectives are often brought together in one narrative, and they're mixed up. Ci sono due mondi, due regni, il regno dell'interiore e il regno dell'esteriore, e questi due mondi devono convergere nella narrazione. They're not just descriptions, they're also interpretations. That is mixed up. Anche l'interpretazione è una mescola di questi due mondi. So the story represents, but it also organizes, it patterns what we're talking about. Le storie non solo rappresentano, ma sono in grado di avere una valenza organizzativa, di organizzare. Rita Sharon says, as a living thing, narrative has many dimensions and powers. The novelist values its creative force. The historian relies on its ordering impulse. The autobiographer redeems its link to identity. What is clear is that narrative does things for us, perhaps, that nothing else can do. Ok, Rita Sharon ci dice che la narrazione ha molte dimensioni, ha molti poteri a seconda di chi la utilizza e che è uno strumento estremamente potente. We find it everywhere, in novels, newspapers, letters, and its use of metaphor conveys meaning beyond the immediate, beyond the concrete. È usata dappertutto e soprattutto l'uso delle metafore è in grado di portarci in altri orizzonti. But just to return to Roland Barthes, we must remember that our narratives, that when we come to talk about what it is that concerns us, we draw on structures, pre-existent structures, templates, which already exist, which have been created historically. Roland Barthes ci dice che in realtà noi andiamo sempre indietro a dei copioni che forse sono stati ispirati precedentemente. So Barthes says we have a prodigious many varieties of genre in many different substances, articulated in language, writing, moving images, gestures. It's present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, comedy, mime, painting, stained glass windows, cinema, comics, news items, conversation. E questo è per dire che è dappertutto la narrazione. But in medicine, cases, case histories, clinical talk, case reports. The message is that narrative is omnipresent in medicine. Il messaggio è che la narrazione è onnipresente nella medicina. Let me give you an example. This comes from a British medical journal. Mrs. B was 84 years old when her family doctor, her GP, who had known her for a decade and a half, so he knew her for 15 years, asked to see her. Mrs. B had been widowed for 5 years following the sudden death of her husband, Jack. Her 2 sons had been a disappointment to her. Both were in and out of prison for repeated criminal offences. The nurse had asked the doctor to see her after looking at blood test results.
These are the blood test results. Traduco, Mrs. B, can you put the slide before? Just one second. Mrs. B è una signora di 84 anni, ha il suo medico di famiglia abituale che conosce da 10 anni e che la vuole vedere. Mrs. B è vedova da 5 anni, dopo che il suo marito è scomparso improvvisamente, ha 2 figli che sono una delusione per lei, questi 2 figli sono dentro e fuori dal carcere. L'infermiera ha detto che la vuole vedere solo dopo aver visto i risultati dei suoi esami del sangue. And these are her blood test results. So diagnosis and blood test results. Hemoglobin A1C, blood pressure, cholesterol, body mass index. And these are the diagnoses. And this, you see, is laid out a bit like a medical record. The doctor says to Mrs. B that there's a lot of evidence supporting interventions that will improve her biochemistry. Ok, questi sono gli esami di Mrs. B, l'emoglobina glicata, la pressione arteriosa, il colesterolo, e il dottore gli dice che bisogna intervenire per questi parametri che sono sballati. She should change her lifestyle. Deve cambiare lo stile di vita. Mrs. B listened carefully to the doctor and remained quiet for a moment. After a while, she said, "Well, Jack's dead and the boys have gone." Mrs. B ascoltò con molta attenzione il suo medico e rimase in silenzio per un momento e poi dopo un po' disse, Jack è morto e i miei ragazzi se ne sono andati. So what's happening in this case history? Cosa succede quindi a questo caso? We see 2 agendas, we see 2 ways of speaking, we see 2 conceptualizations which do not seem to meet. Ecco, vediamo 2 modi di pensare, 2 flussi di pensiero che non si incontrano. The doctor has a lot of evidence and is thinking in evidence terms. The woman, the patient, is not interested in evidence. Il dottore pensa alle evidenze e la signora non è affatto interessata dalle evidenze cliniche. The chances are that the doctor will not get very far if he only focuses on evidence. Le probabilità sono che il dottore non andrà molto lontano se si focalizzerà solo sulle evidenze. He needs to think about her loneliness, her depression, her mental state, her cognitive state. Deve pensare allo stato di solitudine, di depressione, lo stato di malessere di questa donna. Narrative medicine, of course, does not reject science. La medicina narrativa non rifiuta la scienza. But it recognizes that stories are at the heart, they're absolutely at the center of clinical method and clinical work. Ma ci ricorda il fatto che la narrazione è al centro, è il cuore del lavoro di prassi medica. So it pays very special attention to words, silence, pause, gesture, facial expression. Quindi dedica molta attenzione alle parole, alle pause, ai silenzi, all'espressione. Narrative medicine says that narrative is important in a way that's not just about careful attention. It's not just about listening carefully or listening with great focus. Non è soltanto una questione di ascolto attento con grande minuzioso. What narrative medicine is interested in is the shape that people put their information into, because that shape influences what they are saying and what they are meaning. Ma la medicina narrativa dice che le persone devono essere attenzionate alla forma con cui le persone portano le loro informazioni. È la forma, è la struttura della forma su cui ci si deve concentrare, della narrazione. The physician and philosopher Raymond Tallis has said that you cannot collapse chronic renal disease into the level of urea, creatinine or glomerular filtration.
Tallis ci dice che non si può soltanto ridurre la questione di un'insufficienza renale ai livelli di creatinina e agli altri parametri because vitali. the experience of chronic renal disease does not look like science. It does not feel like science. It is not recognized well by science. Perché l'esperienza di avere un'insufficienza renale non è sufficientemente fotografata con attenzione dalla scienza. I said earlier that narrative medicine is not new, it's old. If you look back into the 18th century, you find medical books and medical accounts using the term narrative. Un'esperienza vecchia, già dal 1700. The Lancet is only founded in the 1820s, and by the 1830s the term narrative is being used to describe complicated, difficult, long cases. Anche il Lancet ci parla di extraordinary narrative, quindi di narrazione. We find patients using the same term. This is an account by a patient who's been put in an asylum because he's been mentally disturbed. He's actually a judge. Questa è una narrazione di un paziente. Here's another one. You see the date. So the term narrative is not a new usage in medicine. Questa è un'altra narrazione di un paziente per vedere che il termine narrativo non è di nuovo utilizzo. And in addition, of course, there are many famous physicians who talked about the importance of history in the medical encounter. For example, Professor of Medicine at Oxford in 1933, Professor Buzzard, writes that the most important difference between a good and a poor doctor is the amount of attention paid to the story of the patient. 1933 in the Lancet. Buzzard in The Lancet nel 1933 scrive che la differenza tra un buon medico e un medico mediocre è quanto tempo dedica il buon medico all'ascolto delle storie delle persone. 15 years later, in the same journal, The Lancet, the president of the Royal College of Physicians says the same thing. He says, history taking is the greatest art in medicine. Generations of clinical teachers have acknowledged its importance and have tried to pass the art on to their students. La stessa cosa la dirà qualche anno dopo un'altra persona che ci dirà che la grande capacità e la grande arte è saper raccogliere le narrazioni da parte dei pazienti. Some of the most important and distinguished evidence-based physicians, for example, David Sackett, has talked about the importance of the story in the clinical encounter. David Sackett, che in realtà è il padre il fondatore della medicina basata sulle evidenze, ci dice però che è fondamentale concentrarsi anche sulle storie dei pazienti. What I think is new about evidence about narrative-based medicine is that it recognizes that the story is much more complicated and much more difficult and much more varied than many of these formulations acknowledged. Quello che è da riconoscere è che le storie sono molto più complicate, molto più aggrovigliate, molto più difficili da analizzare che non gli altri strumenti, gli usuali strumenti di indagine. Let me give you an example that comes from the United States. This is about a patient, a man who needed to have a prostatectomy. This is a report. We have a patient, it's a conversational report. We have a patient who came for a prostatectomy. As he was getting prepped, that's American for prepared, the nurses noticed that he would not talk about his family. Really odd. Arriva un signore che deve essere operato per una prostatectomia, mentre si stava preparando le infermiere notano che non aveva fatto alcuna menzione sulla sua famiglia, molto strano. After the surgery, he tells us that his wife and children, even his secretary, all think he's on a business trip and he doesn't want us to contact them. Dopo la chirurgia, dopo l'intervento, dice al team che le sua moglie, i suoi bambini e anche la sua segretaria tutti pensano che sia per un viaggio di lavoro e non ha voglia che vengano contattati.
And now the patient is bleeding and he's gone back to theatre. Adesso il paziente sta sanguinando e deve essere riportato in sala operatoria. So what's going on here? Cosa significa questa cosa? Well, of course, there are very many ways of describing this. One way, the typical medical way of describing this is like this. Un modo molto tipico in cui il medico esamina questa cosa è questa struttura. A man learns he needs surgery. Un uomo apprende che ha bisogno di chirurgia. He tells his family he's away on a business trip. After the surgery, he tells the health professionals about the deception. Deve avere un altro intervento dopo. So if we look at the difference between these two different versions, we find that, for example, a man needs surgery, that is in the present tense, okay, whereas a patient underwent a prostatectomy is in the past. Ok, quindi un uomo ha bisogno di un intervento chirurgico oppure un paziente è stato sottoposto a una prostatectomia. This is about the deception. He doesn't want his family to know. This is about the observations of the healthcare staff who they noticed that he would not discuss his family. They thought it was really odd. Il pensiero medico è quello che accetta la realtà, dice oh, va bene, mi ha detto di comunicare che sono in viaggio di lavoro, mentre invece l'osservazione degli infermieri dice però molto strano. And then after the operation he discloses not only that he wouldn't talk about his family, but he hasn't told his family what is happening. E soprattutto dopo non sta dicendo assolutamente agli altri il suo segreto, il segreto della chirurgia. These stories are not the same stories, they're different plots about the same happenings, they're different constructions, they have different levels of narrativity. The first version has a high level of narrativity. It contains many facets, many angles, many points of view. The second version has a very low level of narrativity. Queste due storie non combaciano, hanno due livelli di narrazione diversi. Una prima è molto sterile, molto fredda, una seconda invece è molto più profonda. One way of talking about this problem, the second way of speaking, makes it look as if this is just a problem of confidentiality, should his relatives be told. La strada più facile e più semplice è di ridurre tutto soltanto a un problema di confidenzialità, cioè possiamo dire o non dire quello che ci si permette di dire alla famiglia. But the first way of speaking about it says much more. It indicates that the healthcare staff don't know what to do. They're anxious. They don't know how to interpret it. They're wondering what sort of a person he is. They're wondering about his motives. Is he living a double life? Does he have two families? Is he worried about impotence? Ma il primo metodo, quello più profondo, è quello che invece ha un team ansioso perché questo paziente sta male, si chiede ma chi abbiamo di fronte? Qual è il segreto di questa persona? Ha una doppia vita? Ha una doppia famiglia? So the sort of narrative that is told about the same happenings depends a great deal on what the purpose of the story is. Quindi dipende moltissimo da qual è lo scopo finale della storia, questo. If the purpose is about legal protection, it may be that a lawyer would want to know if the term really odd had been written down in the notes, or whether it was just something that was retrospective. Se ha una valenza, uno scopo puramente legale, un legale non si stupisce, cioè non vuole vedere la frase really odd, è qualcosa che non c'entra niente su questo aspetto. Managers interested in organizational narratives might want to know who the nurses spoke to about this, that they thought it was odd, and whether they were listened to or not. I manager di un'organizzazione vogliono sapere con chi le infermiere avrebbero parlato o con chi possono parlare. So narrative shape and narrative structuring is the result of the whole overall purpose of the story and the ingenuity involved in the storyteller.
E quindi le narrazioni vengono utilizzate a diversi livelli in modo diverso dai diversi professionisti a seconda dei loro differenti scopi e assumono un significato differente a seconda di chi li ascolta e di chi struttura il pensiero. So the difference between the story and the plot is artifice. The plot is created in this particular way for a set of purposes. La differenza tra la storia e un copione, il plot, è che la storia è libera, mentre invece un plot, un copione, è qualcosa di strutturato che è creato con uno scopo artificiale. We don't have to accept the plot. We can look behind it, we can look around it, we can question it, we can think about different emplotment. The point about storytelling is that it represents a human freedom to construct events or experiences in very certain ways or in different ways. Non dobbiamo farci intrappolare solo dal copione, ma dobbiamo vedere quello che c'è dietro il copione, dobbiamo ascoltare la storia con tutti i suoi possibili gradi di libertà. I would just quote this American pediatrician, Das Gupta. Stories are like shifting, sometimes messy rooms we must plunge into head first. Le storie sono come delle stanze disordinate, l'unica cosa che possiamo farci è buttarci dentro di testa. They're full of contradictions, non-linear plots, false stories, false trails, untold stories, surreal tangents. Sono piene di contraddizioni, di silenzi, di copioni non lineari, di false storie, di storie non dette, di tangenti surreali e di personaggi improbabili. But these are all stories, all medical data. As I said at the beginning, all medical data starts like this. It starts as an attempt to formulate from the inside what one is feeling. Sometimes that is private, sometimes it's interpersonal, there may be consequences socially, sometimes it's about physical phenomena. Però ci aiutano i medici a capire che cosa è veramente oggettivo, che cosa è soggettivo e a mettere insieme tutte queste parti. And narrative medicine has an interest in this bringing together of different perspectives and different points of view. It isn't against science, it's for science, but it's enriching and enlarging our understanding of the way in which we put things together as stories in medicine. La medicina narrativa non è contro la scienza, è per la scienza e ci apre la visione, apre l'orizzonte. Thank you very much. Thank you, Brian.